Siamo ormai vicini al rilascio di Grand Theft Auto 6, uno dei giochi più attesi dell'ultimo decennio, e quest'anno che ci separa dal suo rilascio può essere utile per rigiocare tutti i capitoli precedenti della serie. Tuttavia, quella di GTA è una saga tutt'altro che semplice. Infatti, in oltre 25 anni di storia, Rockstar Games ha rilasciato ben 16 titoli di questo amatissimo franchise, ormai divenuto pilastro ai videogiochi open world e dunque può suscitare confusione nei giocatori capire in che ordine giocare questi titoli in modo da far sì che le storie possano combaciare tra loro. E dunque oggi andremo proprio a vedere in che ordine giocare tutti i GTA. Ma prima di cominciare ci tengo a precisare che in questo video non saranno presenti spoiler sulle trame dei giochi, per quanto sia difficile realizzare una guida del genere senza includere spoiler, così da potervi godere meglio questa guida prima di giocare. Detto questo, io sono Gaz07X e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vi auguro una buona visione. Per prima cosa è fondamentale citare la divisione che tripartiziona i titoli di questa serie, infatti ci sono tre universi nel Cosmic Grand Theft Auto. Il primo è l'universo 2D, che comprende i primi titoli della serie da GTA del 1997 fino a GTA 2 del 1999. C'è poi l'universo 3D da GTA 3 del 2001 fino a GTA Vice City Stories del 2006 e infine l'universo HD da GTA 4, rilasciato nel 2008 fino a GTA 5 e presumibilmente anche GTA 6. Tuttavia, queste denominazioni ormai assodate nella community della serie, come vedremo nel corso del video, sono solo indicative e non rispecchiano sempre i vari titoli di un determinato universo e per questa ragione non sono un grande fan di queste definizioni, ma chi sono io per cambiarle? Inoltre voglio specificare che questi universi non sono trasversalmente collegati tra loro, dunque gli eventi ad esempio dell'universo 3D non sono mai accaduti in quello HD o 2D e viceversa, e tra un universo e l'altro abbiamo solamente poche labili tracce comuni come nomi di luoghi, organizzazioni, brand, stazioni radio e easter eggs, e quindi gli eventi avvenuti in un determinato universo hanno impatto solo nei titoli di quello stesso. Detto ciò, partiamo subito con l'universo 2D, quello con cui non solo è cominciata la serie Grand Theft Auto, ma con cui comincia anche la linea storica dei titoli di questo franchise. Il primo titolo ad aprire la serie è GTA London 1961, un'espansione per GTA del 1997, nonché l'unico titolo della serie ad essere ambientato fuori dagli Stati Uniti. Infatti le vicende di questo gioco avvengono proprio a Londra nel 1961. Ma i crimini londinesi non si concludono qui, infatti poi abbiamo GTA London 1969, titolo i cui eventi porranno fine ai furti in giro per le strade britanniche. London 1961 è giocabile solo su PC, mentre London 1969 è anche disponibile per PlayStation. Ma arriviamo ora nel paese a stelle e strisce nel 1997 e in alcune città che impareremo ad amare anche nei titoli successivi, con Grand Theft Auto rilasciato per PC, PlayStation e Game Boy Color. Questo titolo è stato il primo capitolo della serie, ancora ben lungi da ciò a cui siamo abituati oggi quando pensiamo a GTA. E piccola curiosità, questo gioco originariamente doveva essere totalmente diverso. Infatti inizialmente doveva chiamarsi Race and Chase e le missioni sarebbero state svolte in un alternarsi tra un poliziotto e un criminale. Tuttavia, a causa di un bug nel codice, le altre volanti della polizia andavano contro quella del giocatore anche nelle missioni da poliziotto. E siccome gli sviluppatori di DMA Design, l'odierna Rockstar North, lo trovarono divertente, decisero di cambiare completamente la prospettiva nel gioco, incentrandolo solamente su un protagonista criminale. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se eravate a conoscenza di questa piccola curiosità e soprattutto come vi immaginereste oggi la serie se fosse stato mantenuto il punto di vista del poliziotto nella storia del gioco finale. Ma passiamo ora a GTA 2, l'ultimo titolo dell'universo 2D, rilasciato nel 1999 per PC, PlayStation e Game Boy Color. Questo gioco non è del tutto chiaro se sia ambientato nel 1999 o circa nel 2013 a causa della sua ambientazione decisamente più futuristica rispetto a quella dei suoi predecessori, particolarmente visibile ad esempio nei design delle auto. Tuttavia alcuni elementi, come ad esempio il filmato introduttivo ambientato senza ombra di dubbio nel 1999, rende la data effettiva di ambientazione di GTA 2 un mistero nella serie. Fatto sta che questo è comunque l'ultimo titolo dell'universo 2D.
Ed entriamo ora nel XXI secolo, dove nei primi anni del 2000 la tecnologia stava facendo passi da gigante e l'hardware per l'elaborazione 3D si evolveva ad una velocità incredibile. E il 2000 è l'anno dell'arrivo di PlayStation 2, che con la sua GPU, il GS 250 nanometers, permetteva il rendering di ambienti tridimensionali di un realismo sbalorditivo per l'epoca. E proprio su PS2 abbiamo visto i più grandi titoli della serie Grand Theft Auto che uscirono dall'universo a due dimensioni adottando un nuovo engine, il renderware, e ciò portò alla nascita dell'universo 3D. E dunque buttiamoci a capofitto nel 1984 con il primo titolo in ordine di ambientazione di questo universo, GTA Vice City Stories, rilasciato nel 2006 come esclusiva Sony per PSP e successivamente anche PS2 e infine per PS3. Questo è un gioco di cui ho anche parlato in un video di qualche mese fa che qualora non l'abbiate visto vi consiglio di darci un'occhiata, trovate il link in descrizione. Ma prima di abbandonare la Miami di Rockstar dobbiamo fare un salto a 2 anni dopo, nel 1986 con GTA Vice City, rilasciato nel 2002 per PS2, Xbox, PC, macOS, PS3, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch, iOS, Android e Fire OS. È ambientato nella stessa città di Vice City Stories. Questo gioco è da molti definito uno dei migliori GTA di sempre. Ma spostiamoci ora nella costa ovest nel 1992 con GTA San Andreas, rilasciato nel 2004 per PS2, Xbox, PC, macOS, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows Phone OS e Fire OS. E caspita che lista lunga. E senza ombra di dubbio San Andreas è un altro titolo estremamente amato dai fan della serie. Però ora smettiamola con le città assolate e passiamo invece alla città peggiore d'America, ovvero Liberty City, con GTA Liberty City Stories, che fu rilasciato nel 2005 e ha il primato di essere il primo GTA esclusivo di PSP, ma successivamente venne anche pubblicato per PS2, PS3, iOS, Android e Fire OS ed è ambientato nel 1998. Ma gli eventi nella peggior città d'America non finiscono qui, perché il 2000 Liberty è estremamente turbolento in GTA Advance, rilasciato nel 2004 nello stesso giorno di San Andreas per Game Boy Advance, e questo è tutt'oggi l'unico GTA esclusivo per console Nintendo. E inoltre questo gioco sancisce il ritorno della grafica 2D in un gioco della serie dopo che questa fu soppiantata dalle 3 dimensioni con GTA 3 nel 2001. Questo fu fatto a causa delle limitazioni dell'hardware del Game Boy Advance che, malgrado una discreta capacità di elaborazione di ambienti 3D o ambienti pseudo 3D ottenuti con tecniche come raycasting, comunque non poteva sostenere un'intera città come Liberty City, e dunque Rockstar optò per un ritorno al 2D. E infine arriviamo a GTA 3 con il primo GTA in 3D, senza il quale la serie Grand Theft Auto oggi sarebbe estremamente diversa e forse non esisterebbe nemmeno più. Rilasciato come detto poco fa nel 2001 per PS2, Xbox, PC, macOS, PS3, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch, iOS, Android e Fire OS, e ambientato nello stesso anno. E questo è sia il gioco con cui si apre l'universo 3D per ordine di data di uscita, ma è anche quello che lo conclude per ordine cronologico della storia. Ma giungiamo ora all'ultimo universo del franchise di Grand Theft Auto, ovvero l'universo HD, cominciato nell'era delle console della settima generazione, le prime a supportare le risoluzioni HD e in grado di renderizzare ambienti 3D decisamente più complessi di quelli della generazione precedente. E perciò Rockstar sapeva di dover fare per PS3 e Xbox 360 un gioco tanto audace e rivoluzionario quanto era stato GTA 3 per la PS2 pochi anni prima. E così nel 2008 rilasciarono GTA 4 per PS3, Xbox 360 e PC, ed è ambientato sempre nel 2008 e vede il ritorno di Liberty City, anche se ovviamente diversa da quella dell'universo 3D. Una innovazione di GTA 4 però sta nella sua narrazione della storia, che infatti non è unilaterale, ma bensì le vicende narrate in questo capitolo della serie si intersecano con quelle di altri. Infatti ci sono altri due episodi da Liberty City, The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, rilasciati entrambi nel 2009 con pochi mesi di stacco l'uno dall'altro per PS3, Xbox 360 e PC. E sebbene gli eventi di entrambi questi titoli avvengano in contemporanea con quelli di GTA 4, comunque grazie a alcune missioni uguali ma dai punti di vista dei rispettivi protagonisti, l'ordine cronologico più adeguato è quello di giocare prima The Lost and Damned e poi The Ballad of Gay Tony. E tutti e tre questi giochi forniscono delle sfaccettature molto diverse della vita a Liberty, anche per questo sono molto interessanti, perché ci permettono di vedere questa città con occhi diversi da gioco a gioco.
E sempre nel 2009 vediamo il ritorno di GTA su una console Nintendo con GTA Chinatown Wars, rilasciato per Nintendo DS e successivamente per PSP, iOS, Android e Fire OS. E questo gioco ha uno stile estremamente diverso dagli altri. Infatti Rockstar, per far fronte alle limitazioni hardware del Nintendo DS, ha deciso di reimmaginare la visuale a volo d'uccello dei primi capitoli della serie, anche se questo gioco non è effettivamente 2D. Infatti mentre edifici, auto e altri modelli del mondo di gioco sono 3D, comunque i personaggi sono delle semplici sprite 2D, e ciò rende questo gioco una sorta di via di mezzo tra 2D e 3D, ed è sempre ambientato a Liberty City ma un anno dopo gli eventi di GTA 4, quindi nel 2009. E c'è chi sostiene che Chinatown Wars non rientra nell'universo HD, ma che invece fa parte di un universo proprio, perché ad esempio non è presente lo stato di Alderney nella mappa. Però bisogna tenere a mente che ciò non vuol dire che Alderney non esiste, ma semplicemente che non è visitabile in questo gioco a causa sempre delle limitazioni Nintendo DS. Inoltre nel terminale della polizia di GTA 4 possiamo trovare informazioni su alcuni personaggi di questo gioco, incluso il protagonista, e alcuni luoghi nella mappa sono esattamente uguali a come si presentano su GTA 4, quindi a mio avviso Chinatown Wars appartiene all'universo HD. E passiamo ora a GTA V, rilasciato nel 2013 per PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X e Series S e ambientato nello stesso anno a Los Santos. Per concludere gli eventi di Los Santos però dobbiamo anche parlare di GTA Online, i cui eventi tecnicamente cominciano sempre nel 2013, pochi mesi prima di quelli di GTA V, ma che continuano nel corso del tempo fino ad arrivare ai giorni nostri, grazie a tutti i DLC rilasciati nel corso degli anni. Infine arriviamo a GTA 6, che sarà molto probabilmente ambientato nell'anno della sua uscita, ma ancora non possiamo parlarne nel dettaglio. E beh, siamo giunti alla fine anche di questo video, grazie a tutti della visione, spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile, vi auguro un buon divertimento qualora decidiate di giocare i titoli della serie secondo quest'ordine, in tal caso vi invito a farmelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.